tutti tigrotti, bentornati sul mio canale. Oggi vi parlerò di una cosa che in realtà mi avete chiesto già da 6 mesi, ovvero perché è aperto Patreon? Bam 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 bam. Oppa! Ebbene, non è tanto per le tette, perché ovviamente tutti pensano Patreon uguale tette e si dimenticano automaticamente di cos'è sto sito, per cosa è nato e soprattutto uno che cosa lo usa. Non ho solo Patreon da tantissimo tempo, ho Ko-Fi, che invece diciamo è più semplice, che potrebbe essere simile a Patreon ma non lo è, perché semplicemente tu doni i soldi per niente, nel senso: tieni Yuriko, oggi avevo 5 euro da spendere, li do a te così ti offro un caffè virtualmente. Io in realtà molto spesso quei 5 euro ci vado davvero a prendere un caffè, e sì, costa 5 euro il caffè qua. Oppure appunto qualcuno fa una colletta per mandarmi dei regali, uno fa una colletta per magari comprarmi qualcosa dalla mia Amazon wishlist, sono tante cose, perché purtroppo non posso dare il mio indirizzo di casa o della mia agenzia, diciamo, proprio così visibile per problemi di stalking. Invece Patreon è una cosa molto più complicata, molto più complessa, che purtroppo ha l'immagine dell'ero cosplayer, ovvero delle persone che fanno puramente cose di nudo e rilegate molto all'erotismo, sexy e porno e tutt'altro. Secondo me non è sbagliato, io vorrei anche fare un piccolo sneak, che queste cose lo fanno anche gli uomini, ragazzi, e ci sono tante ragazze che sganciano per vedere un pacco fatto con Photoshop, quindi non vi istruitevi troppo se degli uomini pagano per delle tette finte, perché tranquilli che dall'altra parte ho visto ben di peggio che voi umani non potete capire. Patreon è nato come un supporto, un sito di supporto per vari artisti, quindi non solo per cosplayer, per musicisti, per cantanti, per che ne so, persone che scrivono libri, per persone che magari hanno un progetto. È come una cosa crowdfunding, però senza un obiettivo fisso. Io per esempio uso Patreon solo e unicamente per continuare a fare cosplay, perché oltre al mio lavoro, per fare i miei soliti cosplay non mi paga nessuno quindi spesso è una grande spesa che purtroppo è difficile da mantenere come passione. Io potrei smettere di fare cosplay e tranquillamente dedicarmi al mio lavoro, ma visto che comunque a me piace e fondamentalmente il cosplay fa parte di me e di quello che ho voluto per sempre creare, ho deciso, ma visto che spesso io faccio dei set fotografici comunque con magari 100 foto, 20, 30, che non metterò mai comunque sui social network perché sono troppe, però qualcuno magari le vuole scaricare, vuole mettersele come sfondo, le vuole stampare, e non ho uno shop online, quindi questo funziona tantissimo, uno shop online, perché purtroppo non posso stare dietro le 200 ordini, mi faccio tutto da sola. Contate che farsi tutto da sola non è facile, soprattutto se è una persona, un altro lavoro, quindi tipo ovviamente impazzisco vabbè, Patreon alla fine supporta l'artista, quindi se tu mi aiuti su Patreon mi supporti a continuare a fare cosplay, quindi io riuscirò a pagarmi uno studio, un fotografo e il ritoccatore foto più tutto il resto, e fare dei poster di alta qualità, fare delle cose dove io per forza devo andare al negozio e farmele stampare da sola per poi spedirvele. Quindi ovviamente è un dai con un ritorno. Ovviamente tu non spendi 45 euro per avere la print da 45 euro, però posso dire che confronto magari a quelle che vendo in fiera, che devo assolutamente stampare in grandi quantità, e so che la maggior parte che mi segue sono piccini, quindi non possono magari spendere 15 euro per una foto, cerco comunque di dividere molto le cose di Patreon e le cose normali che vendo in fiera. Oltre che Patreon c'ha una cosa, ovvero l'esclusività. Tutto quello che vedete su Patreon non c'è fuori, e quindi ovviamente qualcuno ha sempre pensato, quindi c'è qualcosa di se voi leggete nelle mie quel coso che c'è all'inizio, leggete benissimo che in realtà ci sono, e devo dire che è stata una cosa molto furba, perché erano magari delle foto che io avrei messo su Facebook dove la gente mi avrebbe cagato il cazzo e segnalato la foto. Invece facendo così la gente paga questa cosa in più, così sono tutti felici e nessuno caga il cazzo, che è la cosa più bella del mondo. Quindi sì, ci sono delle cose piccole fanservice solo per i tier più grandi, quindi non per chi vuole il set del mese, ma per chi vuole, diciamo, spendere tutti i loro averi per me e ha qualcosa in più, che comunque penso che se una ragazza fosse dalla parte di un maschio alla fine farebbe la stessa identica cosa. Non siamo ipocriti, dai.
tutti in realtà volevamo vedere il pacco e i mega pettorali di Shunsuke, quindi va bene. Quindi ci sono, e ho sempre detto, va molto a seconda del personaggio, nel senso che se il personaggio è fatto così farò 2 o 3 shot fanservice, ma non farò mai, cioè il momento proprio non mi interessa, non mi è neanche mai piaciuto né passato al momento per la testa di fare per esempio la versione sexy di qualcosa, perché fondamentalmente non me ne frega niente, cioè se qualcun altro lo fa ok grazie ciao, io no, cioè alla fine preferisco stare sempre dentro al personaggio. Quindi per esempio se a maggio c'era Panty alla fine è una zoccolona, se voi non conoscete questo anime Panty Sogen andatevelo a guardare perché fa scassare da ridere, sembra un anime di Cartoon Network, però è giusto che abbia del fanservice, che però comunque non è neanche tanto, perché bisogna contare che purtroppo Patreon ha la cosa che è vero è tutto esclusivo, però ci può essere lo stronzo di mezzo, perché io so che tanti hanno provato a entrare per poi ritirare i soldi, prendere le cose, provare a postarli da qualche altra parte per darti una brutta immagine. Io non metterò mai qualcosa che potrebbe compromettere la mia immagine, quindi è inutile che ci provate, che tanto non vedrete mai quello che volete vedere. Non faccio NVFFI e tutto al nudo o set in intimo, anche al momento proprio non ne ho intenzione di fare, anche perché con la mia pancia proprio non ce la faccio, però cioè proprio finché io non mi faccio un culo così in palestra, io pancia proprio no. Vabbè, a parte questo, quindi in realtà è nato semplicemente per continuare a fare più cosplay, per potermi permettere delle cose in più e semplicemente proprio un modo per supportarmi, per ti faccio un regalo così ce l'ho anch'io, così è una cosa un po' proprio da fan comunque il supportare su Patreon, anche perché fai la raccolta delle spilline, fai la raccolta dei ceti, fai il poster che ce l'hai alla fine solo tu autografato. È una cosa che ovviamente se io fossi un idolo, cioè nel senso se io avessi un idolo e il mio idolo apre un fan club, perché per me io Patreon almeno lo uso proprio come fan club, infatti non lo chiamo nemmeno proprio Patreon, io lo chiamo Yuriko Tiger Fan Club, perché al posto di creare un sito e fare lo stesso sistema di cui in realtà io e la mia agenzia stavamo facendo, ho pensato ma scusa, ma esiste già, ma facciamolo così, no? È tanto facile. E devo ammettere che io all'inizio di Patreon non ero molto convinta, perché anch'io avevo una brutta immagine, perché purtroppo sembra che ti devi svendere. In realtà è che a tante ragazze piace fare contenuti erotici, quindi magari non è proprio svendita, dipende uno da come la pensa. E c'è qualcuno che ovviamente ha triggerato sul fatto: oh mio Dio, hai aperto Patreon, mi sei scaduta. Io voglio dire che comunque tante cose non è che mi ci stanno papine mamino a darmi money, quindi devo cavarmela da sola, avere un affitto a Tokyo, fare un lavoro che comunque puoi fare solo quello legalmente, per il visto che comunque può esserci una volta ce l'hai una volta no. Non è facile anche continuare una passione che di per sé è proprio costa. Io ovviamente non vorrei dire, però in Italia siamo molto abituati ciao c'è il mio amico fotografo non chiede soldi, ciao andiamo a qualsiasi parte a fare in culo a fare le foto, tanto nessuno ci rompe le palle. Quanto è bella l'Italia su queste cose. In Giappone ha tutto un enorme sistema di regolamento dove tu non puoi assolutamente fare le foto, dove non ci sono i permessi, poi devi pagare, poi io faccio anche la modella, quindi lì ci sono 200.000 complicazioni. Vi garantisco che un set mio, un costume mio di quelli che vedete potrebbe anche essere costato più di 800 euro tranquillamente, quindi purtroppo Patreon è l'unico supporto al momento che ho di ricevere intanto soldi senza dover passare per forza alla mia agenzia, e quindi supportate il mio lavoro direttamente ed è una cosa che super apprezzo. E anche con Ko-Fi, ricordate, il caffè, io non dico mai di no al caffè, caffè, quindi è una vostra scelta. Volete supportarmi? Bene, che demone. Non volete supportarmi? Tranquillo, tanto poi viene a comprare la stampa in fiera. No, scherzo. Io lo consiglio molto a chi vuole comunque provare a cose di artiste, però ragazzi è un regolamento complesso, c'è da pagare la partita IVA e soprattutto Patreon può diventare un lavoro. Io vi garantisco che mi sta prendendo tanto tempo, che ultimamente le persone sono aumentate, ho dovuto cambiare tipo 3 volte i rewards, perché purtroppo essendo da sola facendo un lavoro e purtroppo non è quello che mi dà ancora da mangiare, tipo oh mio Dio cosa faccio? Però devo dire che l'avevo sottovalutato, che una volta effettivamente neanche io volevo, perché era proprio tipo ma sembra che chiedo soldi. E adesso da una parte ho pensato vabbè, ma è tanto brutto, scusa, cioè se io voglio fare una cosa e magari ho dei fan che mi vogliono supportare e dire io dico voglio supportarti, ho 5 euro da spendere, li spendono per me, io sarei felice, perché comunque se avessi un idolo lo farei anch'io. Purtroppo sono una pezza di merda e non ce l'ho. Idolo me stessa. Ciao, gli dico come stai? Ciao, bene, grazie, sei fantastica. Grazie.
perché la mia autostima dice che sono una merda 24 ore su 24, ma va bene. E quindi spero di aver soddisfatto tutte le vostre curiosità. Quindi sì, ci potrebbe essere qualcosa di pizzico fanservice solo per i tier più grossi, ma niente di che. Sappiate che comunque anch'io faccio uso di Photoshop, anch'io mi metto i bra, anch'io mi metto i push up, anche a me a volte mi piace vedere il mio culo quando è sodo, soprattutto quando è sodo e faccio tanta palestra, e soprattutto mi piace poter usare questi soldi per qualcosa di utile, anche perché in realtà io vorrei tanto pagarmi un corso di inglese e il corso dell'Alex. Vabbè, vorrei in realtà anche pagarmi 200.000 cose per continuare gli studi e purtroppo mannaggia. Quindi se volete iscrivervi a Yuriko Tiger Fan Club, eccolo qua. Se non volete, non vi odio, non mi interessa. Io so che la maggior parte sono piccolini, anche per questo cerco di tenere i prezzi bassi in fiera, diciamo di non crearvi troppi problemi, quindi non siete nemmeno costretti, non vi sto dicendo dovete supportarmi perché tu sei speciale, semplicemente dovete anche comunque capire che chi paga un servizio, chi paga e mi sostiene, ha la precedenza con chi invece magari non ce l'ha. E questa cosa l'abbiamo anche iniziato a fare in fiera, perché purtroppo magari passava il tizio che non mi conosce, però ha la foto con Yuriko, mi fa comodo, quindi si mettevano in gruppi di ragazzini che io mai ho visto e mai neanche gli interessava chi ero, semplicemente a fare da tappabuco a altre persone che aspettavano. Quindi anche in fiera, quando c'è tanta gente, purtroppo stiamo dividendo le file con chi paga passa prima, abbiamo finito, facciamo la coda per tutti al momento, perché è la cosa anche meglio chi ha la stampa in mano, chi no, è semplicemente per non fare casino. Quindi mi dispiace se magari io sono lenta a rispondervi su Facebook, se ovviamente mi contatti su Patreon cerco di rispondere ogni 2 giorni. Ho avuto tanto da fare, quindi potevo magari non ben capire i riguardi, all'inizio è stato proprio un casino capire questo sito, però posso dire che al momento è davvero utile. Vi ringrazio tanto per aver ascoltato questo video, per chi mi dà un caffè, chi mi supporta su Patreon e chi no, vi amo lo stesso. Ci vediamo, un super bacione, fatemelo sapere voi cosa ne pensate, se eravate d'accordo, se no, se sì, perché voglio sapere anche le vostre opinioni. Ciao, matane, itsumo fan club ni oishite kurete arigatou gozaimasu. Mai kagetsu atarashii monoをアップするのでみんな待っててくださいね。